come mi introduceva, grazie per le parole. Intanto sono Giorgio dall'Università di Bologna, sono un RTDA su l'Italia e sono qui in realtà a sostituire il professor Viceconti che manda le sue scuse e i suoi saluti, ma non poteva essere qui presente oggi. Quello di cui vi parlo in realtà probabilmente andrà a rispondere a uno dei quesiti che era emerso ieri in una delle ultime sessioni, quindi come provare a gestire effettivamente una grossa mole di dati sensibili e in particolare, diciamo così, vi potrei dare quella che è la risposta di Bologna a tutto questo. Eh, Comunque intanto vado avanti. Allora, quindi dicevamo che cos'è Alma Health o Alma SDB? In particolare è un'infrastruttura abilitante, quindi che consente e fornisce supporto dal punto di vista sia informatico che procedurale per tutti quelli che sono i ricercatori in ambito biomedico che quindi hanno bisogno di utilizzare o riutilizzare dei dati sensibili, i dati clinici che vengono raccolti nelle strutture di cui fanno parte. In particolare, un po' più nel dettaglio, Alma FDB opera come una sottorete della rete più estesa, quindi infrastruttura di sicurezza anche che gestisce i dati sanitari dell'Emilia Romagna, che è gestita dall'Epida, che è una in-house della regione Emilia Romagna, ed è nata dalle esigenze e dalle collaborazioni tra l'Alma Mater, l'Università di Bologna, e i tre IRCS cittadini, quindi l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Istituto Bellaria e anche il Sant'Orsola di Bologna. Se vogliamo andare un po' più schematicamente, diciamo che nasce tutto dal fatto che si voleva evitare che ci fosse quindi un flusso di dati verso l'esterno, quindi dall'ospedale verso i ricercatori che ne dovevano fare uso per le loro ricerche, e invece invertire questo flusso e andare quindi a frapporsi fra il ricercatore di questi enti e effettivamente l'utilizzo del dato stesso, ok? Quindi invertire invece di dati in uscita ricercatori, diciamo così, in entrata che possono accedere a questi dati. Se vogliamo vederlo da un altro punto di vista, dicevo prima che Alma è di fatto una sottorete della più grossa rete Lepida, che gestisce effettivamente il sistema sanitario regionale dell'Emilia Romagna ed è una rete sicura secondo quelli che sono gli standard ISO. Abbiamo detto che i tre attori principali sono effettivamente Bellaria, Rizzoli, Sant'Orsola con l'Alma Mater, che vanno a caricare effettivamente i dati all'interno della rete sicura privata Alma FDB, che opera all'interno di Lepida, il che vuol dire che i dati non escono al di fuori del sistema sanitario regionale, ma semplicemente si muovono in un altro punto della rete, quindi c'è un livello di doppia sicurezza perché appunto anche Alma è una rete privata. Cosa succede a questo punto? Che una volta che i dati si trovano all'interno della rete Alma Health, abbiamo che i ricercatori, se abilitati con i vari permessi che gli vengono conferiti, possono accedere a questi dati, possono visualizzarli e possono eventualmente anche processarli. Processarli, quindi elaborarli secondo delle pipeline che sono installate, quindi dei workflow, anche dei codici che possono essere installati all'interno delle macchine virtuali presenti nella rete Alma Health. Eventualmente, se c'è anche la copertura del comitato etico, ci sono le garanzie legali e soprattutto a protezione dei dati e per la sicurezza dei dati, questi stessi possono anche essere salvati ovviamente esternamente. In materia di elaborazione dei dati, qualora fosse necessario utilizzare delle infrastrutture più potenti, quindi ad esempio gli HPC, specificatamente nel caso di Bologna, ovviamente i dati presenti dentro la rete Almaef possono essere anche, qua sto andando avanti da solo, ma va bene, impiegati all'interno del consorzio, quindi del centro di supercalcolo in appoggio da Cineca INFN, quindi sotto diciamo, quello che è appunto il centro di supercalcolo, che è anche basato a Bologna, quindi rimarrebbe comunque tutto in ambito regionale. Giusto per dare una separazione fra le cose, vedendo che appunto Almaef fa parte di Lepida, ci sono differenti competenze che si sono suddivise fra i due attori, diciamo così. Quindi abbiamo Almaef che si occupa di tutte quelle che sono le applicazioni che vengono quindi anche installate all'interno e gestite quindi all'interno della rete per poter gestire e processare i dati. In particolare poi concede i permessi ai vari utenti che ne fanno richiesta e a cui viene dato appunto il permesso di accedere o elaborare i dati, mentre l'Epida gestisce in generale quella che è la sicurezza più estesa della rete, opera e esegue i backup anche a livello giornaliero o su più giorni e si occupa del mantenimento delle strutture, quindi delle strutture fisiche. Abbiamo poi
in realtà l'idea di Almaez è quella di cercare di coprire tutti i dati possibili che possono provenire da questi istituti, ovviamente andando in ordine di priorità per quelli che sono innanzitutto i tipi di dati che sono trattati all'interno o raccolti dai 3 IRCS, e quindi abbiamo dati di vario tipo, non solo quindi immagini mediche o dati di testo, ma anche dati di sequenziamento oppure dati che provengono da strumentazione biomedica. Ad oggi, se vogliamo guardare al Maez dal suo interno, possiamo vederla strutturata, non so quanto bene riuscite a vedere dalla platea, però diciamo che se noi ci concentriamo innanzitutto su questo lato di qua, abbiamo le due macro componenti di Almaez, che sono il Clinical Trial Manager, che si appoggia sulla piattaforma RedCap, e poi il Data Lake, che è sostanzialmente il contenitore in cui vanno a finire sia i dati strutturati che quelli non strutturati, ovviamente anonimizzati o pseudo-anonimizzati. In particolare, forse notate che all'interno del Data Lake è anche presente un server PAX per consentire un più rapido scambio e trasferimento di immagini mediche dai sistemi sanitari degli ospedali direttamente all'interno della rete AlmaFDB. Ovviamente i dati vengono trasferiti tramite protocolli sicuri, che si tratti di file o di metadati, e sono gli utenti stessi se abilitati a interfacciarsi, come vedremo in un istante, e caricare questi dati. Per quel che riguarda RedCap, questa è l'interfaccia che si può porre di fronte all'utente abilitato. Vedete che c'è una doppia autenticazione, in particolare RedCap consente di trasferire quelli che sono i dati strutturati, quindi provenienti ad esempio dalle case report form elettroniche o dai questionari clinici che vengono erogati ai pazienti. Per quel che riguarda invece il client, che è quello che consente di trasferire gli altri dati o i dati più grossi, quindi anche le immagini mediche, abbiamo che c'è un'applicazione che viene installata sulle macchine fisiche nei centri afferenti, e attraverso poi un trasferimento appunto di nuovo sicuro, come dicevo prima, dei dati, questi vengono trasmessi alla rete AlmaFDB. In particolare Almaez ad oggi include al suo interno anche un'interfaccia dedicata per quello che è il trattamento delle immagini DICOM, quindi le immagini mediche, e vedete qui un esempio in realtà di un attack. E altra cosa importante è che per facilitare diciamo, l'operazione di trasferimento dei dati, anche il controllo che questi siano quelli corretti, è fornita appunto l'interfaccia grafica, e l'utente può anche, ove questi siano presenti, visualizzare ad esempio segmentazioni o annotazioni già presenti sull'immagine stessa. Inoltre, per facilitare ad esempio la raccolta anche prolungata magari nel tempo dei dati su un unico paziente, per non perderne diciamo così traccia, in fase di caricamento del dato è consentito al ricercatore di inserire alcuni dettagli che non vengono salvati da nessuna parte, ma che consentono al sistema di definire sempre lo stesso codice per lo stesso paziente, in modo tale che ci sia in questo senso una traccia per collegare tutti i dati anche a distanza di tempo dello stesso paziente all'interno di un unico casellario, per così dire. Con uno sguardo diciamo al futuro prossimo o comunque futuro, c'è l'idea di integrare all'interno della piattaforma esistente anche la possibilità di ingerire e gestire dati di sequenziamento, quindi file di tipo FASTQ. Ad oggi non è ancora una realtà, ma se arriveranno delle risorse sarà probabilmente possibile iniziare a muovere i primi passi in questo senso. In particolare ad oggi quello che sicuramente Almaez può fare è fare dei test per valutare se questi file possono essere trasferiti senza corrompersi, trattandosi di dati e file molto grossi, o anche valutare quali sono i tempi di trasferimento nel caso di trasferimento di file di sequenziamento. L'obiettivo sarà comunque poi di andare a selezionare anche una piattaforma che consenta di elaborare e gestire questi dati a livello locale e anche di appoggiarsi su software in open access. Per concludere, questa è l'ultima slide che vi mostra quello che potrebbe essere il processo che porta all'inserimento di uno studio all'interno della piattaforma Almaez. Non è ovviamente un qualcosa di estremamente immediato, ma ci sono vari passi che occorre seguire, anche perché stiamo parlando ovviamente di dati che sono sensibili, come dicevamo prima, quindi dobbiamo aderire a tutte quelle che sono le leggi in materia di data privacy e data protection. Quindi c'è un primo passaggio che può richiedere anche più iterazioni fra il personale di Almaez e i ricercatori coinvolti per disegnare al meglio anche la piattaforma
per gestire lo studio in questione. Occorre poi definire, almeno in via preliminare, quello che è una valutazione di impatto della protezione del dato, e poi si parla, quello che vedete qui, di quotation, quindi di un preventivo, in quanto non solo è tanto per il personale specifico di Alma Health che sarebbe coinvolto in questo intero processo, ma anche per quel che riguarda i costi associati eventualmente allo storage dei dati, perché non l'ho menzionato precedentemente, ma ci ho fatto in qualche modo riferimento. Quando uno studio vuole allocare o avere a disposizione ammettiamo così a titolo di esempio, qualche terabyte per i dati, in realtà c'è bisogno anche di accumulare, cioè di tenere da parte altrettanto spazio per lo storage di un backup, ok? Quindi in realtà ci sono anche questi costi coinvolti. In ultimo, quando tutto questo è stato in qualche modo chiarito e accettato, si passa alla definizione e alla verifica di quelle che sono le autorizzazioni e i consensi dei singoli utenti, appunto abilitati a fare determinate cose, accesso ai dati piuttosto che anche processamento dei dati, e si procede poi all'attivazione dello studio. Con questo io in realtà ho finito, concludo qui e vi riportavo delle mail che erano in realtà le persone principalmente coinvolte, i maggiori attori della rete Alma SDB, che sono il professor ingegner Sabato Mellone e il professor Viceconti, quindi loro sono sicuramente le persone più esperte e che possono dare maggiori dettagli, e tutti i dettagli tecnici e non solo, per il funzionamento di questa piattaforma di infrastruttura. Grazie Giorgio. Tra l'altro, diciamo, nell'arco della giornata dovrà intervenire anche il professore Mazzucco, che è il nostro referente nell'ambito del progetto DARE, che riguarda la prevenzione digitale. Sarà un intervento verso la fine della giornata dove si vedranno molti collegamenti anche con l'intervento che ha fatto Giorgio poco fa, proprio perché si deve creare una sinergia anche fra progetti, visto che poi noi stiamo sviluppando delle tecnologie e quindi poi alla fine le tecnologie sono di utilizzo di più ampio, diciamo, respiro. Quindi là si vedranno anche degli ulteriori collegamenti e è importante fare vedere che queste sinergie sono reali e di questo vi ringrazio.